E l'anima, dico io, non conta? Che non conta? O credono come nel Medioevo che la donna non ce l'ha? No, signora mia, lei ce l'ha un'anima. Bentornati in soffitta. Per il podcast dedicato alle bellissime della commedia italiana vi ho già parlato di Nadia Cassini, Luigi Fenech, Michela Miti, Lilli Carati e tante altre. Se vi siete persi qualche episodio vi lascio il link in questo video. Adesso fra poco ci vediamo nel corpo libero, ok? In questa nuova puntata oggi tocca alla Venere bionda, come era soprannominata Barbara Boucher negli anni 70. Voluta da Scorsese, amata da Tarantino, Barbara Boucher è una vera icona del cinema non solo italiano. Perdone mio disabillé, ma artista ama sempre il suo naturale. Tu sente male, signora? Però... Barbara Boucher nuda, con Renzo Montagnani, con Lino Banfi e con Enrico Montesano, negli anni 60 e 70 è stata la punta esotica e bionda della commedia sexy all'italiana. Voi credevate che fossi la classica moglie fedele? Ma come si fa? Mio marito fa l'amore senza togliersi neanche il pigiama e con la luce spenta? Vi assicuro che è una vera frana. Mentre io invece ho sempre sognato di cadere in un abisso di piacere, colmo di passioni forti e aggressive, impetuose e romantiche. Come sembra promettere questo Giovanni. È impossibile non ricordare la presunta rivalità tra Barbara Boucher e Luigi Fenech, a cui ho già dedicato una puntata del mio podcast, in cui si contendevano il trono della regina di commedia sexy. Da sempre noto il rapporto non proprio buono tra di loro, proprio Barbara ci tiene a precisare nell'intervista al giornale Oggi: non siamo mai state amiche, ma neanche nemiche, facevamo tanti film entrambe che eravamo ogni giorno occupate su qualche set. I produttori volevano sempre l'una o l'altra. Ma che fine ha fatto Barbara Boucher? Scopriamolo insieme in questo video. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. Il vero nome dell'attrice è Bärbel Gutschker, mentre Barbara Boucher sarebbe solo uno pseudonimo scelto durante i suoi anni di lavoro ad Hollywood, per rendere più facile la pronuncia del suo nome ai propri collaboratori. D'origine tedesca ma cresciuta negli Stati Uniti, Barbara Boucher ha fatto il proprio successo in Italia affermandosi per i ruoli televisivi e cinematografici, in particolare in produzioni di genere come le commedie sexy e i poliziotteschi. Con il passare degli anni però è diventata più famosa per essere la mamma di un famoso chef della TV, Alessandro Borghese, molto amato per i suoi tanti cooking show. L'attrice Barbara Boucher, ospite a Ballamà, ha raccontato di aver rinunciato a 2 film nel corso della sua carriera, La chiave di Tinto Brass e Histoire d'eau di Jas Jekin. Ero già madre di 2 figli e le scene di nudo che avevo fatto erano molto eleganti, sensuali, mentre quei film andavano oltre. La Boucher ha anche raccontato che il figlio Alessandro Borghese, chef star della televisione, da piccolo veniva deriso dagli altri bambini, proprio per quei suoi nudi cinematografici. Così ha voluto dare un suggerimento al primogenito. Alessandro, la prossima volta devi rispondere: mia mamma se lo può permettere, non solo la tua. È come darle torto, sinceramente. Voi che cosa ne dite? Scrivetemi la vostra opinione in un commento. Parliamo della sua carriera, iniziata da giovanissima. Barbara Boucher è nata il 15 agosto 1944 sotto il segno del leone, a Reichenberg, in Repubblica Ceca. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti, prima in California e poi a San Francisco, dove l'attrice ebbe modo di frequentare una compagnia di danza grazie alla quale fece i primi esordi nel mondo televisivo. Barbara, dopo essere emigrata negli Stati Uniti con tutta la sua famiglia alla fine degli anni 50, iniziò la sua carriera entrando nel corpo di ballo formato da adolescenti, The Capix Dance Party, con il quale partecipò a numerosi show televisivi. All'inizio degli anni 60, invece, decise di tentare la fortuna nel cinema, trasferendosi a Hollywood. Qui modificò il proprio cognome tedesco Gutschker in Boucher, più orecchiabile. Dopo piccole comparse, nel 1967 recitò in un episodio della seconda stagione della serie originale di Star Trek, dal titolo Con qualsiasi nome, nella parte dell'aliena Chelinda.
Nei primi anni 70 ha deciso di trasferirsi in Italia. Qui la Boucher ebbe subito un immediato successo e diventò uno dei volti simbolo del poliziottesco italiano e della commedia sexy. Cosa posso fare per farmi perdonare? Passami gli spaghetti, né? Che se no si freddano. Il pubblico italiano impara a conoscerla negli anni 70, quando l'attrice tornò in Europa e divenne una delle interpreti più apprezzate della prima generazione della commedia nostrana. Nel solo 1972 gira ben 11 film. Inoltre la sua immagine iniziò anche a comparire sulle copertine delle riviste soft erotiche come Playman Italia, a cui seguirono diversi ruoli in pellicole poliziesche e thriller quali Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo e Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci. Nonostante il successo della commedia sexy, con l'evoluzione della società inizia a venire meno l'interesse per questo tipo di prodotti. È in questo momento che Barbara sceglie di reinventarsi come personaggio televisivo. Inoltre, seguendo una delle mode più in voga degli anni 80, sfrutta la popolarità per lanciare una serie di videocassetti di aerobica che ebbero molto successo e che le fecero guadagnare il soprannome di Jane Fonda l'italiana. Bene, oggi non dico più niente perché siamo all'11ª puntata e se non lo sapete seguire vuol dire che non mi siete state molto fedele. Dal 2008 al 2010 ha lavorato nella fiction televisiva Ho sposato uno sbirro e successivamente è stata impegnata a Düsseldorf nella pellicola tedesca Das Waiter in Geschlossen Roman, scusate la pronuncia, di Isabelle Stever. Negli ultimi anni l'abbiamo vista di nuovo al cinema in film come Easy, Un viaggio facile facile del 2017, Metti la nonna in freezer del 2018 e Tolo Tolo del 2020. Più di recente, nel 2020, abbiamo visto Barbara Boucher anche come concorrente a Ballando con le stelle, in coppia con il ballerino professionista Stefano Oradei, venendo eliminata provvisoriamente nella seconda puntata e definitivamente in semifinale. Brava, oggi ti vedo in forma. Sì, in forma, grazie al completo Falqui. In questi anni, oltre a essere nei salotti di diversi programmi TV, è stata anche la prima ospite della sesta edizione di Vite da copertina, condotto da Rosanna Cancellieri. Sul figlio Alessandro, l'attrice ha raccontato un particolare decisamente inaspettato nel corso di un'intervista a Vieni da me. Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto boh, e per questo l'ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l'ho mandato via. Alla fine però è andata bene, molto bene. Inoltre, dai giornali, ha preso la notizia di avere un nipote segreto, il figlio mai visto di Alessandro Borghese. Come lei stessa ha dichiarato in un'intervista, mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto. Sì, anche perché adesso ha 14 anni. Spero che mia figlia più presto faccia in modo che io possa abbracciare suo figlio. Barbara Boucher, oltre al mondo della televisione, è molto attenta alla tematica dei diritti civili. L'attrice ne parla in un'intervista al Corriere. Mia sorella è sempre stata bisessuale e non è mai stato neppure lontanamente un problema per noi. Sono cresciuta in una famiglia in cui nessuno ha mai fatto differenze. Non per il colore della pelle, non per la religione, tantomeno per il sesso. Barbara Boucher, 80 anni, vive con una pensione di appena 511 euro al mese, per colpa di tanti produttori del passato che ha confessato in un'intervista l'hanno truffata. Veramente una nota molto triste, ma nel mondo dello spettacolo succede anche di peggio, come vedrai nel video qui accanto. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao!